Buongiorno a tutti da Bruno Pepi, oggi vi parlo della poligamia. Nel caso di rapporti tra appartenenti alle specie umana nella società, il termine diviene più restrittivo quando ci si riferisce a una pratica matrimoniale e non ai soli rapporti relazionali, per i quali si parla di poliamore. Per quanto concerne l'istituzionalizzazione, ovvero il contratto matrimoniale in senso legale, è ammessa tuttora in alcuni paesi, ma solo per gli uomini, ed è invece considerata reato nella legislazione della maggioranza degli stati occidentali. Con poligamia spesso ci si riferisce erroneamente alla sola poligamia. Dal punto di vista sociale, ai basilari rapporti etologici se ne aggiungono di differenti come il matrimonio di gruppo, eccetera. Relativamente alla poligamia, accenni si ritrovano e si motivano con varie argomentazioni, sia nelle sacre scritture sia in altri testi antichi. In particolare vengono citati gli episodi di Abramo e Sara, la quale, essendo sterile, offre una consenziente Agar ad Abramo al fine di renderlo finalmente padre. Il figlio di quell'unione è conosciuto come Ismaele, il protofondatore di tutti quelli che si riconoscono appartenenti alla religione islamica, a tal proposito anche detti ismailiti. Altri esempi furono il patriarca Giacobbe e il re Salomone. Storicamente numerose società hanno ammesso la poligamia. Nelle lettere pauline si legge di come egli raccomandi ai vescovi di essere mariti di una sola moglie, ma il contesto fa capire il senso autentico avere preso una sola volta. Difatti si parla subito dopo di iscrivere nell'elenco delle vedove solo quelle mogli di un solo marito. Nell'Islam la poligamia trova nel Corano un unico riferimento. Nella Sunna 4.3 se temete di non essere equi con gli orfani, sposate allora le donne che vi piacciono, 2 o 3 o 4, e se temete di non essere giusti con loro, una sola, e le ancelle in vostro possesso. Questo sarà più atto a non farvi deviare. Storicamente il versetto fu rivelato poco tempo dopo la sconfitta contro i Meccani, che nel 625 d.C. nei presi di Us morirono molti seguaci del profeta e un improvviso aumento delle vedove in una comunità musulmana ancora in formazione. Nella seconda metà dell'Ottocento la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni predicò e vide diversi dei suoi fedeli maschi praticare il matrimonio plurimo, una forma di poligamia basato sul modello del matrimonio degli antichi patriarchi biblici, Abramo, Isacco, eccetera. Il 24 settembre 1890 questa chiesa rinunciò ufficialmente alla poligamia, sanzionando con la scomunica chiunque avesse contratto nuovi matrimoni poligami. Tale posizione causò il malcontento di alcuni fedeli che si disassociarono dal mormonismo e proseguirono autonomamente la pratica del matrimonio plurimo per gli uomini. Da questi gruppi derivano gli odierni poligamisti definiti mormoni. Per questo motivo bisogna rivelare che il profeta mormone Joseph Smith ebbe 40 mogli, come rivelato dagli stessi leader mormoni. La Cina è passata dal consentire la poligamia maschile all'ammettere la sola monogamia nella legge sul matrimonio del 1953 dopo la rivoluzione maoista. La maggior parte delle società africane e islamiche continua a consentire la poligamia. Questo comprende anche l'India, dove la poligamia è ammessa per i cittadini musulmani. Nel luglio 2019 il re di Thailandia, Maha, prende come consorte reale Sinenat, dopo essersi sposato 3 mesi prima con la regina Sutila, adottando così per la prima volta in Thailandia la poligamia come ai tempi del Siam. Le unioni poligame, soprattutto per il caso della poliginia, sono state di taluni studiosi interpretati come forme particolari di comunque tendenti a favorire la riproduzione in ambiti in cui elevati fattori di mortalità
rendevano opportuno per le comunità di riferimento massimizzare la potenzialità di fecondazione per garantirsi un adeguato numero di adulti i quali, superate favorevolmente le condizioni di rischio, potessero a loro volta riprodursi. Perché Dio ha permesso la poligamia-bigamia nella Bibbia? Risposta. La questione della poligamia è interessante perché la maggior parte delle persone oggi condanna la poligamia come immorale, mentre la Bibbia non la condanna mai in modo così esplicito. Il primo episodio di poligamia nella Bibbia è il caso di Lamech in Genesi 4,19. Lamech prese 2 mogli. Diversi uomini importanti nell'Antico Testamento erano poligami. Abramo, Giacobbe, Davide e Salomone e molti altri avevano tutti più di una moglie. In Samuele 12,8 Dio parla attraverso il profeta Nathan e dice che se Davide non avesse avuto mogli e concubine sufficienti, Dio gliene avrebbe date ancora altre. Secondo Primo Re 11,3 Salomone aveva 700 mogli e 300 concubine, molte di grado inferiore. Che cosa dobbiamo dire allora di fronte a questi casi di poligamia nell'Antico Testamento? Ci sono 3 domande delle quali bisogna rispondere. Primo, perché Dio ha permesso la poligamia nell'Antico Testamento? Secondo, cosa pensa Dio della poligamia oggi? E terzo, perché c'è stato un cambiamento dal passato a oggi. Primo, perché Dio ha permesso la poligamia nell'Antico Testamento. La Bibbia non spiega in modo specifico perché Dio ha permesso la poligamia. Possiamo solo speculare sul silenzio di Dio in merito e considerare alcuni fattori. In primo luogo, ci sono sempre state più donne nel mondo di uomini. Le statistiche attuali mostrano che circa il 50,5% della popolazione mondiale è femminile, lasciando quindi il 49,5% maschile. Se anticamente le proporzioni erano analoghe e si moltiplicano i dati per milioni di persone, ciò significa che c'erano decine di migliaia di donne in più rispetto agli uomini. In secondo luogo, la guerra nei tempi antichi era particolarmente brutale e produceva molte fatalità. Ciò avrebbe ulteriormente diminuito la proporzione degli uomini rispetto alle donne. In terzo luogo, dato che le società erano patriarcali, era quasi impossibile che una donna non sposata potesse provvedere a se stessa da sola. Le donne erano spesso senza istruzione. Le donne quindi dipendevano dai loro padri, fratelli e mariti per il loro sostentamento e la loro protezione. Le donne non sposate spesso erano soggette alla prostituzione e alla schiavitù. La differenza significativa tra il numero di uomini e di donne le avrebbe lasciate molte in situazioni molto poco favorevoli. Sembra quindi che Dio abbia permesso la poligamia per proteggere e provvedere ai bisogni delle donne che altrimenti non avrebbero trovato marito. Un uomo poteva avere più di una moglie per poter essere il loro protettore e sostenitore. Anche se questa situazione non era ideale, era molto meglio vivere in un contesto poligamo piuttosto che affrontare le alternative dell'epoca di prostituzione, schiavitù oppure la prospettiva di morire di fame. In aggiunta alla questione del sostegno e della protezione della poligamia permetteva all'umanità di procreare molto più velocemente, così adempiendo il comandamento di Dio. Voi dunque crescete e moltiplicate, spandetevi sulla terra e moltiplicate in essa. Genesi 9,7. Gli uomini possono mettere incinta diverse donne nello stesso periodo, agevolando l'espansione numerica dell'umanità in modo più veloce rispetto a far nascere un solo figlio all'anno. Secondo, in che modo Dio considera la poligamia oggi? Anche se la Bibbia permette la poligamia, la monogamia è presentata come la scelta che si conforma maggiormente all'ideale di Dio per il matrimonio. La Bibbia dice che l'intenzione originaria di Dio era che un uomo fosse sposato con una sola donna.
Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie singolare e i due saranno una sola carne, non plurale. Genesi 2,24. Sebbene Genesi 2,24 è un testo che descrive la natura del matrimonio e non il numero delle persone coinvolte, è comunque degno di nota il fatto che venga usato sempre il singolare. In Deuteronomio 17, 14, 20 Dio dice che i re non dovevano moltiplicare le mogli e neppure i cavalli o l'oro. Anche se ciò non equivale ad un divieto di avere più mogli, si capisce che è problematico avere più di una moglie. L'esempio di questa situazione è visibile nella vita di Salomone, primo Re 11.3.4, nel Nuovo Testamento in primo Timoteo 3.2.12 e in Tito 1.6. Troviamo che tra le qualifiche per essere un leader spirituale viene elencato quello di essere marito di una sola moglie. Non è chiaro a che cosa si riferisce con esattezza questa frase, che si traduce letteralmente uomo da sola moglie. Anche se non dovesse far riferimento specifico alla poligamia, è comunque chiaro che il poligamo non può essere considerato un uomo da una sola donna. Sebbene queste qualifiche si riferiscono in particolare alla leadership spirituale, si applicano anche a tutti i cristiani. Tutti infatti dovrebbero avere queste qualifiche: irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, assennato, costumato, ospitale, atto di segnare, non dedito al vino, né violento, ma sia mite, non litigioso, non amante del denaro. Che governi bene la propria famiglia e tenga i figliuoli in sottomissione e in tutta riverenza. Se sono chiamati ad essere santi, 1 Pietro 1,16. Se questi standard descrivono la santità degli anziani e dei diaconi, allora descrivono la santità di chiunque. Efesini 5, 22 e 33 descrive il rapporto tra marito e moglie. Quando si riferisce al marito e al singolare, si riferisce poi sempre ad una moglie al singolare. Poiché il capo è marito della moglie, singolare, chi ama sua moglie, singolare, ama se stesso, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, singolare, e i due diverranno una stessa carne. Ma d'altronde, anche fra voi ciascuno individualmente così ami sua moglie, singolare, come ama se stesso, e altresì la moglie, singolare, rispetti il marito. Sebbene un testo parallelo, Colossesi 3, 18, 19, fa riferimento ai mariti e alle mogli al plurale, è chiaro che Paolo sta parlando di tutti i mariti e di tutte le mogli tra i credenti di Colosse e non sta indicando che un uomo può avere più di una moglie. Efesini 5, 22 e 33 invece parla in particolare del rapporto matrimoniale. Se la poligamia fosse ammessa a tutta l'illustrazione del rapporto di Cristo con il suo corpo, la Chiesa, che illustra la relazione matrimoniale, decade. Terzo, perché le cose sono cambiate nel tempo. Non si tratta qui del fatto che Dio non permette più la poligamia quando prima la permetteva, ma di un ritorno al piano originario di Dio per il matrimonio. Anche se consideriamo ad Adamo ed Eva, vediamo la poligamia non era l'intento originario di Dio. Sembra che Dio abbia permesso la poligamia per risolvere un problema, ma non era l'ideale. Nella maggior parte delle società moderne non c'è alcun bisogno della poligamia. Nella maggior parte delle culture le donne possono provvedere e proteggere a se stesse e quindi l'unico aspetto positivo della poligamia viene a mancare. Inoltre, la maggior parte delle nazioni ha dichiarato illegale la poligamia e, secondo Romani 13:1-7, dobbiamo obbedire alle leggi dei nostri governi. L'unica occasione nella quale possiamo disobbedire a una legge è quando essa viola i comandamenti di Dio. Atti 5:29. Dato che Dio permette la poligamia, ma non la condanna, e non la comanda, ogni legge contro la poligamia va rispettata. Esistono dei casi oggi nei quali la poligamia potrebbe ancora essere accettabile? Forse sì, ma è inconcepibile che non si possano trovare altre soluzioni.
in base al fatto che nel matrimonio si diventa una sola carne, che è essenziale coltivare l'unità e l'armonia nel matrimonio e che non c'è nessun bisogno reale per la poligamia, e la mia ferma credenza che la poligamia non onora Dio né corrisponde al suo piano per il matrimonio. Bene, grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni e spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro. Se avete domande o suggerimenti scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia. Mi raccomando, iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, vi trovate col mio nome Bruno Pepi, oppure la Bibbia, il Vecchio e il Nuovo Testamento, dove potrete trovare tutti i video precedenti sia nella serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento con i vari personaggi biblici. Bene, arrivederci a tutti, tante benedizioni da Bruno Pepi, al prossimo video.